Perché il mio indirizzo Bitcoin cambia ogni volta che ricevo una transazione. Posso gestire questi indirizzi, posso utilizzarne sempre uno se voglio e nel caso ne ho già utilizzati altri. Esiste un indirizzo univoco che fa fede a tutti gli altri per poterlo inserire magari in un programma di monitoraggio fiscale o cose simili? Rispondo a queste domande in un video molto pratico facendotelo vedere come funziona sul Ledger, ma diciamo che funziona bene o male in tanti altri wallet. Ci può essere il tasto un po' leggermente diverso, ma la teoria e certi siti che faccio vedere funzionano nello stesso modo, quindi non perditi sto video e andiamo subito nel computer. Sul Ledger questo cambio di indirizzo avviene ogni volta, tipo se io seleziono il mio Bitcoin, ogni volta che faccio ricevi, se io ho già ricevuto dei fondi, in automatico, se fai caso, se ci hai già fatto caso, il tuo indirizzo di ricezione cambia ogni volta. Questa è una peculiarità del Bitcoin. Esistono poche altre monete, tipo forse Monero e non mi ricordo quale altre. Tipo l'Ethereum non lo fa. Forse esiste qualche wallet che ti permette di farglielo fare, se no in automatico non lo fa. Ethereum ha sempre lo stesso indirizzo, almeno qua sul Ledger. E quindi perché Bitcoin cambia indirizzo ogni volta? Fondamentalmente perché comunque è stato creato così il Bitcoin per una questione di sicurezza e di privacy. Adesso non voglio entrare tecnicamente a capire come funziona questo sistema, comunque più che altro per la privacy, appunto per non avere sempre lo stesso indirizzo e che gli altri possono monitorarci. Noi ogni volta che spediamo un indirizzo, se uno va nella blockchain può vedere che magari abbiamo 10 milioni di euro in quell'indirizzo Bitcoin e allora serve anche per la privacy. Il motivo principale è questo, non indaghiamo oltre, vediamo come possiamo invece gestire questi indirizzi, ma già che ci sono apro una parentesi, vado un attimo sui miei account. Vedi, io adesso ho il mio account di Bitcoin dove appunto dentro ho un'infinità di potenziali indirizzi. Io adesso ne ho solo tre, poi ti faccio vedere dopo, che ha creato appunto in automatico il sistema di Bitcoin per proteggere la mia privacy. E appunto, vedi, è buona cosa fare anche la stessa cosa con altre monete. Tipo io adesso qua ho l'Ethereum, su Ledger non mi fa cambiare indirizzo automaticamente nello stesso account, quindi potrebbe essere buona cosa se io magari appunto ho 10 milioni di euro di Ethereum e magari voglio dare l'indirizzo a qualcuno e non voglio che lui vada a sbirciare nella blockchain. Nel caso di Ethereum mi toccherebbe creare un secondo account che quindi mi crea un indirizzo diverso per proteggere appunto la mia privacy. Detto questo, torniamo a Bitcoin, dove dentro il nostro account possiamo notare qua sotto il mio faccione, c'è lo storico delle transazioni che abbiamo fatto. Io adesso ne ho fatte poche, se no qua c'è il tasto per andare oltre se ne avessi tante, e bisogna fare caso a dove c'è Send e Receive. Send adesso perché io ho spedito dei bitcoin da qualche parte, quindi lo tralasciamo tra un attimo. Adesso te non lo vedrai, ma praticamente questo è uno dei miei indirizzi Bitcoin. Invece negli altri si vede l'indirizzo da cui abbiamo ricevuto, quindi non fa fede. Ma molto semplicemente basta cliccare su uno di questi, nella barra ovunque, basta che sia in corrispondenza, ci clicco sopra e vedi a destra mi si apre una finestra dove ci ricorda un po' tutto, ci dice il quantitativo, le fee, insomma il transaction ID e poi appunto from, l'indirizzo da cui abbiamo ricevuto, e il to, che è il nostro indirizzo di ricezione. Adesso se fai caso su tutti e tre comunque, se io ci passo sopra col mouse, vedi che a destra compare la scritta copri. Io quindi appunto nel mio to, che è il mio indirizzo, uno dei miei indirizzi di Bitcoin, posso fare copy. Basta che clicco qua su copy e mi ha copiato il mio indirizzo. Io adesso questo indirizzo posso andarlo a mettere da qualche parte per ricevere dei bitcoin. Torniamo un attimo qua. I nostri tre indirizzi che abbiamo qua vanno bene tutti e tre. Adesso se facciamo sto discorso qua di andare a vedere nei dettagli il tu, posso utilizzare questi, quello che voglio è indifferente. Posso anche fare ricevi da qua in alto e me ne creerà uno nuovo, dipende da me, da come voglio gestirlo. Se devo dare l'indirizzo a una persona nuova, a un sito nuovo per ricevere dei bitcoin,
posso tranquillamente fare ricevi da qua sopra per crearne uno nuovo, o andare a scegliere uno dei tre, è indifferente, e tutti i miei fondi comunque arriveranno qua dentro il mio account di Bitcoin. Apro un'altra piccola parentesi, già che ci siamo, per velocizzare tutto. Nei miei account normali, io tipo qua nel mio account di Ethereum, che so che l'indirizzo comunque sarà lo stesso, qua dovrei fare ricevi, e se dico continua mi chiede di attaccare il mio dispositivo. Se io non voglio stare lì a tirare fuori il mio dispositivo, anche qui basta andare qua sotto in uno dei ricevi che abbiamo, ci clicco sopra e poi nel to è apparso praticamente il mio indirizzo che posso copiare senza stare lì ad aspettare che esca di là. Chiusa parentesi, torniamo nel Bitcoin, dove ribadisco che possiamo riutilizzare uno di questi tre indirizzi che abbiamo qua dentro indifferentemente, non succede niente, possiamo tranquillamente continuare a usarli. Adesso l'arcano avviene quando tipo vogliamo avere un indirizzo unico per fare il monitoraggio fiscale, tipo l'indirizzo seme sorgente che si chiama xpub, che è una stringa un po' più lunga che fa fede a tutti che questo sistema ci crea un'infinità di indirizzi, 120 mi pare, non lo so, una cosa del genere, comunque tantissimi. Poi c'è tutto un sistema incasinato, vattelo a studiare se vuoi. Comunque per trovare questo indirizzo seme, molto semplicemente da dentro il mio account Bitcoin vado qua in alto a destra dove c'è la chiavetta inglese, lì la chiavetta degli attrezzi, ci clicco sopra, dove appunto posso rinominare il mio account, cancellarlo e quant'altro. Qua dove c'è scritto Advanced, clicco sopra Advanced e qua trovo il mio xpub. Xpub funziona anche col Trezor e altri wallet, cioè è uno standard per molti wallet, quindi devi cercare l'xpub se non hai un ledger. Comunque fondamentalmente vedi, basta che vai qua, devi avere degli occhiali per leggerlo bene, comunque dove c'è scritto appunto xpub. L'indirizzo che ci interessa è questo qua tra le virgolette, adesso io magari lo nascondo e non noterai magari bene le virgolette, comunque quell'indirizzo lunghissimo in 2 righe tra le virgolette, quindi stando ben attenti a copiare solo quello dentro le virgolette, escluse le virgolette. Faccio proprio la selezione classica alla vecchia maniera, poi col destro faccio copy, e adesso questo indirizzo qua lo posso andare a copiare in svariati posti, e molte piattaforme accettano l'indirizzo così com'è. Esiste anche un sito dove si fa una specie di trasformazione, ma magari lo faccio vedere in un altro video, per questo video qua lo tralasciamo, non complichiamoci la vita. Tipo se io vado su internet, tipo non so se lo conosci, c'è Coinly, che è una cosa, è un sito che serve per fare il rapporto dei tuoi dati fiscali, se devi pagare tasse o meno. Questo sito qua per dire accetta l'xpub così come è. Se te invece vuoi andare a inserirlo in un altro sito per avere il monitoraggio o comunque controllare le transazioni in un unico posto, posso andare su blockchain.com, o molto semplicemente se io vado su Google e scrivo tipo scanner Bitcoin, ecco qua che mi esce di nuovo qua blockchain.com, ma qua è già andato in una pagina successiva. Se io ci clicco sopra vedrai che risulta un po' diverso, ma è la stessa cosa di questo qua, perché se io adesso comunque clicco qua, incollo l'xpub che ho appena copiato e poi do invio, come vedrai vedi che assomiglia all'altra pagina. Te lo faccio vedere comunque anche di qua, vado direttamente nell'altro dove la barra di ricerca è già sempre qua, faccio incolla, ricerca e boh, è la stessa cosa. Qua ci dice che c'è un risultato per la nostra ricerca, ci fa vedere il nostro indirizzo che adesso lo nascondo, e poi bisogna andare a cliccare su questo link che troviamo qua dove c'è il simbolo del Bitcoin. Ci clicco sopra e qua si apre un mondo. Tanto per cominciare vedi questa lista lunghissima che vedi qua sotto, adesso qua poi vedrai che mi dice che sono 120 indirizzi. Io adesso questi indirizzi qua potenzialmente posso andarli a copiare direttamente da qua e usarli, perché la blockchain funziona così, quindi anche senza il ledger
io potenzialmente posso andare a scegliere uno di questi 120 indirizzi per farmi arrivare i miei bitcoin in quell'account là. Comunque se non sei un esperto ti sconsiglio di usare questo sistema qua, comunque potenzialmente si può fare. Poi se fai caso qua c'è in certi indirizzi c'è il numero, tipo qua c'è questo dove c'è 2, 1, 1, sono le mie transazioni che ho fatto. Insomma si può andare a scovare un po' di cose. Comunque fondamentalmente qua in alto appunto vi dice che abbiamo fatto 3 transazioni, poi qua c'è il ricevuto che è un po' ambiguo, non confermato e confermato. Te nel confermato, nel dato qua sopra, c'è il saldo del tuo Bitcoin, del tuo account Bitcoin. Adesso ce l'ho qua, in questo caso qua ce lo fa solo vedere in Bitcoin, quindi saremo costretti a copiare questo saldo in Bitcoin e andare a fare la conversione con un convertitore. Comunque fidati che se poi torni sul tuo Bitcoin risulterà uguale al tuo saldo, quello al saldo completo del tuo account. Se hai dei dubbi comunque chiedimelo nei commenti, se fino a qua il video comunque ti è piaciuto, ti è stato utile in qualche modo, se mi lasci un gran mi piace mi fai un grosso favore, e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!